La vibrazione del male. La legge di causa ed effetto nel mondo invisibile. L'universo è un eco. Tutto ciò che tocchi, tutto ciò che vedi e persino ciò che pensi non è altro che una danza frenetica di atomi. La scienza moderna e l'antica sapienza convergono oggi in un'unica, sconvolgente verità. La solidità è un'illusione. L'universo è un oceano infinito di frequenze che non smette mai di oscillare. Una sinfonia invisibile dove ogni essere vivente, dalla formica alla galassia, è uno strumento accordato su una specifica nota. Ma cosa accade quando questa danza armonica diventa una distorsione violenta? Cosa succede quando la melodia della creazione incontra la nota stonata della cattiveria? È possibile che il male, così come lo abbiamo sempre inteso, non sia un'entità oscura che ci perseguita dall'esterno, ma solo una frequenza fuori controllo? Una dissonanza energetica che, come un virus informatico, corrompe il software della nostra anima fino a distruggerne l'armonia originale? La prigione di piombo. Il peso della cattiveria. La spiritualità antica, dai testi vedici ai misteri orfici, ci insegna che l'anima è leggera per natura, fatta per elevarsi verso l'alto come puro etere, tendendo naturalmente verso la sorgente luminosa da cui proviene. Ma la cattiveria agisce come piombo fuso versato sulle ali dello spirito. Quando nutriamo invidia, rancore, gelosia o odio, non stiamo semplicemente provando un'emozione passeggera. Stiamo compiendo un vero atto di autoavvelenamento energetico. Non è un concetto astratto o una metafora poetica. È una densità fisica che si avverte nel petto come un peso opprimente, un nodo che stringe la gola impedendo il fluire del respiro vitale, un buio che offusca la vista spirituale, rendendoci ciechi alla bellezza che ci circonda. Ogni pensiero di male, ogni desiderio di prevaricazione è un mattone che aggiungi, giorno dopo giorno, a una prigione invisibile. Chi fa del male non sta solo ferendo un altro individuo. In realtà, sta compiendo un sabotaggio contro se stesso. Sta creando una crosta calcificata intorno al proprio cuore energetico. Questa protezione illusoria diventa sempre più spessa e impermeabile, impedendo alla luce cosmica di entrare e lasciando l'individuo isolato in una fredda cella di solitudine spirituale. In questo stato di isolamento, la connessione con il divino si interrompe bruscamente. Ricorda bene, non vieni punito per la tua rabbia da un giudice esterno. Vieni punito dalla tua rabbia, che diventa la tua stessa prigione. L'inferno vibrazionale. Vivere nella dissonanza. Dimentica l'inferno come un luogo fisico fatto di fiamme, zolfo e demoni cornuti descritto nelle iconografie medievali. L'inferno è, prima di tutto, uno stato di coscienza. Ed è qui, adesso, accessibile in ogni istante per chi sceglie, consapevolmente o meno, di vibrare a frequenze di bassa lega. È vivere in una dissonanza costante con il ritmo del battito universale, un conflitto perenne tra la propria nota interiore e la musica delle sfere. Quando la tua vibrazione cala drasticamente, la tua intera percezione del mondo si altera come attraverso una lente deformante. Inizi a vedere nemici dove ci sono semplici specchi della tua anima. Vedi minacce e complotti dove c'è solo il fluire naturale della vita. Vivere in un inferno vibrazionale significa che la tua aura, il tuo campo elettromagnetico, è diventata un magnete per il caos. Per la legge di attrazione, che non è un desiderio ma una meccanica universale, non potrai mai attirare gioia o serenità se la tua stazione trasmittente emette odio. Attirerai solo situazioni, persone e incidenti che rifletteranno esattamente il tuo conflitto interiore. È la precisione millimetrica della legge di causa ed effetto. Se il tuo segnale radio è disturbato dalle interferenze della cattiveria, riceverai solo rumore bianco e staticità. La cattiveria, in ultima analisi, è la più estrema forma di povertà spirituale. Un'incapacità cronica di risuonare con la frequenza dell'amore, l'unica frequenza che permette l'espansione infinita dell'anima verso i piani superiori. La legge del boomerang. Il karma come specchio cosmico. Molti temono il karma come una punizione divina, un castigo inflitto da un dio vendicativo. Ma la verità è molto più scientifica ed impersonale. Il karma è semplicemente un eco. Ogni azione negativa, ogni parola tagliente, ogni intenzione oscura è un'onda energetica che lanci verso l'esterno,
nello spazio-tempo. Ma poiché l'universo non è una linea retta, bensì un sistema curvo, chiuso e profondamente interconnesso, quell'onda è matematicamente destinata a compiere il giro completo e tornare alla fonte originaria. E torna sempre. Torna con una forza moltiplicata, carica dell'attrito e della negatività incontrata nel percorso. Non puoi sfuggire a ciò che emani, perché ciò che emani fa parte di te. Se semini tempesta elettromagnetica attraverso il conflitto e la prevaricazione, non puoi pretendere di raccogliere il silenzio rigenerante della pace. Il cosiddetto cattivo, che sembra trionfare nel mondo materiale, non è affatto un vincente. È un uomo che sta annegando lentamente in un mare che egli stesso ha agitato con i suoi gesti. Ogni colpo inferto a un altro essere vivente vibra attraverso l'intera trama della creazione e colpisce prima o poi il centro di chi lo ha scagliato. È la giustizia intrinseca della vibrazione. Siamo noi stessi i giudici che scrivono la propria sentenza con ogni battito di pensiero, con ogni impulso del cuore. La geometria della distorsione. La materia si deforma. Qui la spiritualità si unisce alle incredibili scoperte della cimatica. Le basse vibrazioni hanno il potere di alterare la geometria sacra della realtà fisica. Osserva gli esperimenti sull'acqua. Sotto l'effetto di frequenze armoniche o parole d'amore, l'acqua cristallizza in forme geometriche di una bellezza sublime e perfetta. Ma sotto l'influsso dell'odio, del metallo pesante o dell'insulto, la sua struttura diventa informe, caotica, simile a un tessuto malato. Noi siamo fatti per oltre il 70% d'acqua. Immagina cosa accade alle tue cellule, alla tua delicata struttura molecolare e al tuo DNA, quando la tua mente emette costantemente vibrazioni di distruzione e risentimento. Stai letteralmente smontando, pezzo dopo pezzo, l'architettura sacra del tuo tempio interiore. Ogni pensiero oscuro è un architetto incompetente che sta costruendo per te una casa instabile, destinata inevitabilmente a crollare sotto il peso della sua stessa gravità negativa. Chi vive nel male abita una struttura energetica che scricchiola, dove la protezione divina e le energie di guarigione non possono attecchire perché non trovano superfici armoniche a cui agganciarsi. Sei tu, e solo tu, il geometra di un destino che collassa nel disordine molecolare. Il corpo energetico e l'inquinamento dell'anima. In un senso metafisico ancora più profondo, la cattiveria agisce come un inquinante tossico che sporca l'aura, ovvero quel guscio protettivo di luce che circonda il tuo corpo fisico. Sotto l'effetto del male, questo campo elettromagnetico che dovrebbe essere vibrante e luminoso, diventa opaco, grigio, viscoso e tragicamente permeabile a ogni tipo di influenza esterna parassitaria. In questo stato di pesantezza, i tuoi centri energetici, i chakra, iniziano a perdere il loro ritmo naturale. Possono iniziare a ruotare al contrario o bloccarsi completamente, impedendo al nutrimento del cosmo, quella forza vitale che gli antichi chiamavano prana o chi, di scorrere dentro di te. È una forma di vampirismo verso se stessi. Distruggi la tua riserva di luce vitale per alimentare un fuoco fatuo che non scalda, ma brucia solo te stesso dall'interno. La cattiveria è la malattia più grave dell'anima perché è l'unica che il malato spesso non vuole curare. Egli vive nell'illusione cronica che il dolore inflitto agli altri possa in qualche modo placare il tormento sordo che sente crescere nel proprio spirito, senza capire che ogni ferita inferta all'altro è un solco scavato nella propria stessa carne energetica. Il raggio viola. L'alchimia di Zadkiel. Ma in questo oceano di ombre e distorsioni non siamo lasciati soli. Esiste una tecnologia spirituale, di luce purissima a nostra disposizione. Per spezzare la catena ferrea del karma non basta il semplice rimpianto mentale, serve una vera e propria trasmutazione della materia sottile. Qui entra in gioco il raggio viola, la frequenza più alta di perdono, trasmutazione e libertà, governata secondo la tradizione dall'arcangelo Zadkiel. Questa fiamma divina non è un fuoco che distrugge, ma un'alchimia sacra che trasforma la materia grezza del nostro dolore in oro spirituale. Invocando consapevolmente questa energia, puoi visualizzare un fuoco purpureo che avvolge delicatamente ogni tua scoria energetica, ogni errore commesso, ogni residuo di odio che hai assorbito dagli altri o che tu stesso hai emesso.
Questo processo agisce come un solvente universale per il karma accumulato. Non cancella la lezione, ma ne trasmuta il peso. Trasforma il dolore in saggezza e l'oscurità stagnante in luce latente pronta a brillare. Passare dal piombo della cattiveria alla consapevolezza cristallina significa ripulire finalmente il proprio specchio interiore, permettendo all'universo di riflettere, dopo tanto tempo, la tua divinità originaria e incontaminata. Il varco verso la liberazione. La purificazione non è un evento isolato, un rito da compiere una volta e poi dimenticare. È una scelta eroica che si rinnova in ogni singolo respiro, in ogni parola che pronunciamo, in ogni commento che scriviamo. Ora che hai compreso che la cattiveria non è una forza, ma una zavorra che ti impedisce di volare, hai nelle mani il potere supremo della decisione. Vuoi continuare a gettare legna sul tuo incendio interiore? O vuoi diventare l'acqua fresca che lo spegne definitivamente? Una volta eliminata la pesantezza del piombo, la tua anima ritrova istantaneamente la sua spinta naturale verso l'alto, verso dimensioni di esistenza dove la frequenza del male semplicemente non può più risuonare, perché non trova più un terreno fertile in cui germogliare. Liberarsi dalle basse frequenze significa uscire dal ciclo infinito e stancante del dolore e della reazione. Significa smettere di essere una vittima inerme delle proprie ombre per diventare un sovrano consapevole della propria luce. Ma una volta varcato questo portale di purificazione, una volta che il tuo campo energetico è tornato limpido come un diamante, quali nuovi mondi sarai finalmente in grado di esplorare? Quali vette di coscienza potrai toccare ora che non hai più catene ai piedi? Sintesi e azione spirituale. Siamo giunti al cuore vibrante di questa trasformazione. Se senti che queste parole hanno scosso la tua frequenza, se senti un calore o un brivido lungo la schiena, è il segnale inequivocabile che la tua anima è pronta a risalire la china. Per non disperdere questa potente energia trasformativa, ti chiedo di compiere ora 3 gesti consapevoli, 3 piccoli atti che ancorano questa luce nella tua realtà. 1. Iscriviti al canale, per unirti a questa comunità di anime in cammino e non perdere i prossimi passi fondamentali di questo risveglio collettivo. 2. Salva questo video nella tua biblioteca spirituale personale. Ti servirà riascoltarlo nei momenti di stanchezza, quando il rumore del mondo esterno cercherà di abbassare di nuovo la tua luce. 3. Condividi questo messaggio con chi sai essere prigioniero del risentimento o della rabbia. Ogni condivisione non è solo un click, è un atto di guarigione che lanci nell'universo. E ora, per suggellare questo momento di passaggio e dichiarare la tua intenzione al cosmo, scrivi nei commenti la formula di attivazione. Io trasmuto. Usala con intenzione pura, sentendo fisicamente il peso che si solleva dalle tue spalle mentre digiti queste lettere. Preparati, perché nel prossimo capitolo entreremo nel vivo della pratica. Parleremo di protezione e confini sacri. Vedremo insieme come costruire uno scudo impenetrabile per la tua energia, senza però dover chiudere la porta del tuo cuore al mondo. Se ogni tuo pensiero diventasse improvvisamente visibile come un colore nell'aria, quale tipo di mondo staresti dipingendo intorno a te proprio ora, nel silenzio della tua anima? Ci vediamo nel capitolo 3, Difesa spirituale. La tua luce è la tua unica vera forza.